Buongiorno a tutti e benvenuti al 37esimo episodio di GLS Backgammon News. Dal 7 al 9 aprile si disputeranno in Grecia, a Kamena Vurla, i campionati del mondo a squadre, che si disputano ogni anno in località sempre diverse. Quest'anno è prevista una partecipazione record di squadre. Abbiamo finalmente la composizione della squadra italiana dopo una selezione durata ben 6 mesi che ha visto partecipare 13 giocatori. Quindi anche qui un record che mostra sicuramente un interesse sempre maggiore intorno alla squadra nazionale. Possiamo dire che ben 7 giocatori hanno giocato con un PR al di sotto di 5. La selezione si svolge appunto sulla base del PR. Quindi possiamo osservare che oltre ai mostri sacri, che sono sempre gli stessi, c'è un gruppo che sta crescendo e sta migliorando il proprio livello di gioco. Questo, direi, a mio avviso, è dovuto anche e soprattutto alla sempre maggior diffusione, sempre maggior interesse intorno ai tornei BIMAB e intorno alle race per la partecipazione alla squadra nazionale. Quindi sta crescendo sempre l'interesse a far parte della squadra nazionale. Mi piace ricordare che anni fa la squadra veniva composta semplicemente mettendo assieme i giocatori disponibili per andare a rappresentare l'Italia, che erano sempre molto pochi. Qualche anno non si è neanche riusciti a mettere su una squadra. Invece adesso sono tanti i giocatori che avrebbero piacere di giocare, tutti giocatori validi, e quindi viene fatta una selezione regolare, che a mio avviso è un grosso stimolo per il miglioramento appunto dei giocatori stessi. Questo interesse è certamente aumentato in seguito ai risultati eccezionali raggiunti negli ultimi anni. Ricordiamo che la squadra italiana ha vinto il campionato del mondo a Venezia nel 2022 e l'anno scorso a Stoccolma è arrivata in finale. Risultati eccezionali anche nelle tornei a squadre online, in cui abbiamo 2 vittorie della squadra italiana negli ultimi anni. Quindi veramente grossi risultati, grosso interesse, grossi stimoli a far parte di questo gruppo unito e di ottimo livello. Ma passiamo a presentare i giocatori che rappresenteranno l'Italia dopo questa selezione molto dura e impegnativa. Carlo Melzi è il primo G2 italiano, un giocatore molto regolare, sempre ad altissimi livelli, anche se talvolta per impegni lavorativi e familiari non può far parte della squadra italiana. Nei campionati live ha ottenuto una vittoria a Venezia
e una vittoria anche nel campionato del mondo a squadre online. Mi piace sottolineare un risultato che secondo me è estremamente significativo per la sua regolarità ad altissimi livelli, cioè il fatto che nelle sue 15 partecipazioni ai tornei BIMAB in Italia ha ottenuto per ben 9 volte la vittoria come miglior PR. Risultato veramente impressionante. Lorenzo Rinaldo è anche lui G2, campione italiano in carica, e ha mostrato una regolarità nei risultati ad altissimo livello. Ad esempio, al campionato italiano ha ottenuto negli ultimi 4 anni 2 vittorie e 2 terzi posti. Ha sempre fatto parte della squadra italiana negli ultimi anni e ha ottenuto una vittoria e una finale nei campionati live e 2 vittorie in quelli online. Giorgio Castellano è il primo G3 italiano, ha ottenuto anche lui una vittoria e una finale nei campionati live e una vittoria in quelli online. Giocatore regolarissimo e un punto di forza, una garanzia per la squadra. Fernando Bracconi ha solo il titolo di M1, dico solo perché ha sicuramente la forza di un gran maestro, ma non sembra essere particolarmente interessato al titolo BIMAB. Anche lui sempre presente nella squadra italiana che ha vinto negli ultimi anni, quindi ha una vittoria e una finale nei campionati a squadre live e 2 vittorie in quelli online. Ha poi ottenuto prestigiosi risultati nei tornei internazionali, ricordo un terzo posto al mondiale di Monte Carlo e una vittoria nell'importante torneo in California 2 anni fa. Ricordo anche la finale contro Dirk Schimann alla manifestazione online The Best of the Best. Roberto Terenziani, anche lui è un M1, ma è un candidato come Fernando ad arrivare al titolo di G3. Era uno dei più forti giocatori italiani diversi anni fa, poi ha smesso di giocare per una decina d'anni, grosso modo, ma ha ripreso ultimamente e ha recuperato un ottimo livello di gioco. Nella squadra italiana ha al suo attivo una finale nel campionato live e una vittoria in quello online. Poi abbiamo Andrea De Zandonati, titolo BIMAB M2, è lo chiamiamo Mr. BIMAB, è l'anima dell'organizzazione dei tornei BIMAB in Italia e quindi va a suo merito, secondo me, la crescita del livello dei giocatori italiani ultimamente. L'anno scorso ha fatto parte della squadra italiana che è arrivata in finale al campionato del mondo di Stoccolma. Infine ci sono io, anch'io titolo di M2, sono stato capitano nelle ultime
edizioni, sia nel campionato del mondo squadra live di Stoccolma, sia negli ultimi due campionati del mondo online. Quindi una finale, in questi tornei ero anche non solo capitano ma anche giocatore, quindi al mio attivo una finale nel tornei live e una vittoria in quelli online. Quindi possiamo dire che abbiamo una squadra fortissima, praticamente la stessa squadra dello scorso anno, ma rinforzata dal nostro numero uno Carlo Melzi, che prende il posto di Fabio Cultrera, che comunque aveva fatto benissimo lo scorso anno. Squadra che sarà sostenuta dalla tutta la community del backgammon italiano. Speriamo di riuscire a trasmettere le partite in diretta col commento di numerosi esperti, mi auguro. L'anno scorso abbiamo avuto dei problemi dovuti alla sede di gioco che era un po' come dire angusta, ristretta, e quindi non c'era la possibilità di trasmettere in streaming, la possibilità di sistemare computer e camere per poter fare una ripresa adeguata. Quest'anno dovrebbe andare meglio e quindi i giocatori italiani potranno stringersi intorno alla squadra e fare il tifo come fanno sempre per i loro beniamini. In qualità di capitano devo dire che il sostegno del pubblico a casa è molto importante ed ha sempre aiutato sia live che online la squadra a dare il meglio. Quindi assolutamente sostenete la squadra e il vostro supporto è importantissimo. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima.